Quando decidiamo che cosa appendere e che cosa invece piegare nell'armadio, dobbiamo tenere presente due fattori molto importanti, e sono il materiale del capo di abbigliamento e la tipologia di armadio. Il materiale lo dobbiamo tenere in considerazione perché ci sono capi pesanti che, se appesi, si deformerebbero, come ad esempio i maglioni, i pantaloni in tessuto naturale, in cotone, lana o in lino, anche i vestiti particolarmente ricamati. E ovviamente un altro fattore importante è la tipologia dell'armadio, perché se abbiamo tanto spazio a disposizione per appendere e poco per piegare i capi sui ripiani, oppure al contrario, se abbiamo molto spazio per i ripiani e nessuno per appendere, allora ovviamente questo ci condizionerà. Dal punto di vista organizzativo sarebbe meglio appendere perché avremo maggiore visibilità, ma come vi dicevo prima ci sono alcuni materiali che sarebbe meglio piegare. Per quanto riguarda il mio armadio, avevo tantissimo spazio per appendere gli abiti e invece poco sui ripiani e ho optato per questa soluzione. Nella parte superiore ho appeso per tipologia, quindi pantaloni, gonne, camicie e giacche. Sul ripiano i jeans, e nella parte inferiore ho appeso 3 organizer che mi danno la possibilità di piegare maglie, magliette, maglioni, anche i pigiami e alcuni capi sportivi. Sarebbe meglio piegare anche alcuni abiti da sera particolarmente ricamati, quindi che hanno un certo peso e appesi si deformerebbero più facilmente, quindi sarebbe meglio piegarli e riporli su un ripiano con della carta velina. E adesso vediamo come appenderli e come piegarli. Vediamo adesso come appendere i pantaloni. Importantissima la funzione della gruccia, cerchiamo di non cadere in tentazione utilizzando quella della lavanderia, che è troppo sottile e col tempo tende a deformare i capi, ma possiamo utilizzare per le giacche o per i completi, quindi giacca pantalone, questa con le spalle larghe, questa parte antiscivolo. Io preferisco utilizzare per qualsiasi tipo di capo la gruccia in legno, che non è né troppo larga né troppo sottile, ha una buona inclinazione per le spalle e mi piace perché è abbastanza leggera e anche ecologica, meno plastica. Mentre se sono dei pantaloni senza la riga, li pieghiamo direttamente dalla linea del cavallo e infiliamo la gruccia dal basso. A metà. Per quanto riguarda invece le gonne, non appendiamole mai così, si creerebbero delle pieghe, ma usiamo delle grucce a pinza, come questa. Se abbiamo paura che le pinze lasciano i segni perché il tessuto è delicato, possiamo ritagliare delle strisce di cartoncino, forarle, in questo modo le possiamo infilare qua così nella gruccia e al momento del bisogno pieghiamo così in modo
che il cartoncino protegga eventuali segni. Quindi, come vi dicevo prima, le magliette serve meglio piegarle invece che appenderle e disporle verticalmente, sempre in base al principio dell'organizzazione, che è quello della visibilità. Ma se vogliamo a tutti i costi appenderle, un trucco per farlo nel modo più veloce possibile è questo. Come vi dicevo prima, l'ideale sarebbe quello di non appendere i maglioni per evitare di deformarli, però se proprio siamo costretti a farlo, proviamo questo sistema. Lo pieghiamo a metà, in questo modo. Appoggiamo la gruccia, così. Pieghiamo prima la manica, facendola passare sotto. E pieghiamo anche l'altra parte. Per evitare che la maglietta scivoli dal tacchino, possiamo semplicemente aggiungere degli elastici all'estremità . I vestiti non lasciamoli mai all'interno della plastica della lavanderia, perché possono contenere ancora dei residui di prodotti chimici che rovinerebbe i tessuti, e perché comunque in generale i tessuti hanno bisogno di respirare. Ricordiamoci che quando dobbiamo appendere un vestito o una maglia, l'appendino non deve essere mai inserito dall'alto ma dalla parte bassa. Infiliamo il braccio dallo scollo per afferrare l'appendino e reinseriamo facendo scorrere il vestito e infilando prima una spalla e poi l'altra, ed è pronto per essere appeso. Se l'abito è particolarmente lungo, possiamo usare un secondo appendino sovrapposto per la parte inferiore.
camicia, come vi dicevo prima, mai utilizzare l'appendino in metallo perché creerebbe delle pieghe qua sulle spalle, ma utilizziamo l'appendino in legno. Abbassiamo il colletto, chiudiamo il primo bottone in modo che la camicia non scivoli dalla gruccia e chiudiamo il penultimo in modo che rimanga ben ordinata e non si creino pieghe. Per quanto riguarda i reggiseni, mai conservarli piegando una dentro l'altra le coppe, così, ma li possiamo conservare semplicemente chiudendoli e disponendoli in verticale all'interno di un divisorio. Oppure, se il cassetto è più stretto del divisorio, semplicemente li sovrapponiamo così, senza schiacciare le coppe.